Che gli smartphone abbiano già raggiunto un alto livello di qualità per le foto e per i video è ormai una realtà. Tutto bene, direte voi, ma in realtà a questi dispositivi manca una semplice e unica cosa: la stabilità. Ma tranquilli, io sono qui apposta per voi e voglio farvi conoscere oggi uno stabilizzatore per smartphone dalle prestazioni eccezionali e dalla compattezza unica. Sono dunque lieto di presentarvi il PowerVision S1, un gimbal di ultima generazione, ma andiamo con ordine e facciamo un unboxing. Eccoci dunque pronti a fare l'unboxing. Questa è la confezione del nostro PowerVision S1 e vediamo subito cosa c'è all'interno. Molto carino questo packaging a forma di libro dove ci sono alcune informazioni sul prodotto e alla fine anche una guida rapida per la prima installazione. Andiamo subito al sodo e vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Anche qui abbiamo nuovamente una guida rapida multilingue. Ovviamente il gimbal che poi andremo a scoprire nel dettaglio, un supporto per auto in cui da un lato c'è un adesivo da collegare sul cruscotto della macchina e dall'altro lato il supporto per collegare il vostro telefono ed è anche un supporto multidirezionale. Ovviamente c'è un cavo USB di tipo C che serve per ricaricare il gimbal ma anche per utilizzarlo come power bank, ma di questo ne parleremo dopo. Dopo aver visto cosa c'è nella scatola andiamo un pochino più nel dettaglio e vediamo come è fatto da vicino questo gimbal e come armarlo per poterlo utilizzare. Vediamo un po' da vicino come è fatto il nostro PowerVision S1 e quindi andiamo a scoprire già le prime funzioni. Abbiamo qui in alto un controller multidirezionale che serve per l'appunto a direzionare il telefono una volta inserito qui sul gimbal. Qui al centro c'è il tasto che serve per scattare le foto oppure per iniziare a girare un video, mentre qui in basso c'è il tasto di accensione ma che serve anche per altre funzioni che vedremo dopo. Qui al lato invece c'è questa piccola manopola che serve per lo zoom del vostro smartphone. In basso infine su questo lato abbiamo l'ingresso della porta USB di tipo C. Nella parte inferiore invece abbiamo l'aggancio per poter inserire il gimbal su un treppiedi e, cosa molto interessante, questi piccoli supporti che servono a creare un vero e proprio treppiedi già inserito all'interno del gimbal. Ovviamente così lo mettiamo in posizione dritta. Sulla parte laterale qui al centro c'è il supporto per eseguire la ricarica wireless. Infatti, come vi ho detto, questo gimbal è anche una power bank. Possiamo quindi ricaricare il nostro smartphone in modalità wireless se il vostro dispositivo supporta questo tipo di ricarica, oppure utilizzando il cavetto USB di tipo C collegandolo direttamente al vostro telefono. Già che ho il telefono in mano vi faccio vedere quanto sia piccolo questo gimbal. Messo a confronto col mio telefono è addirittura più piccolo rispetto a lui. I numerini che vedete qui impressi sul gimbal non sono altro che la sequenza per poterlo aprire e poter inserire poi successivamente il vostro telefono. Lo facciamo quindi insieme e andiamo poi anche a montare sopra il mio telefono. Eccolo dunque aperto e vediamo adesso come inserire il telefono all'interno del gimbal. Per collegare lo smartphone al vostro gimbal bisogna utilizzare l'apposito supporto. Ora, di supporti ne esistono tre. Questo è quello universale a molla che va applicato dietro al telefono, ma esistono vari supporti di diverso tipo e vanno usati in base al modello di smartphone che avete voi. Quindi vi invito a visitare il sito di PowerVision per capire bene qual è il supporto giusto per il vostro smartphone. Una volta applicato il supporto, il nostro telefono è già pronto per essere applicato sul gimbal e reggetevi forte, l'aggancio è totalmente magnetico. In un attimo il nostro telefono è già collegato al gimbal. Allo stesso modo è altrettanto semplice rimuovere il telefono dal gimbal con un semplice gesto. Per me questa è una vera figata.
Una volta posizionato lo smartphone, procediamo all'accensione del dispositivo. Basta tenere premuto qualche secondo il tasto di accensione e il gimbal prende vita. Ora vediamo un pochino nel dettaglio le funzioni dei tasti presenti sul gimbal. Come vi avevo detto, la manopola direzionale serve per l'appunto a direzionare il telefono in 4 direzioni diverse, mentre se premo 2 volte il tasto di accensione faccio ruotare di 90 gradi il telefono. Parte fondamentale di questo stabilizzatore è l'app dedicata. Vediamo quindi nel dettaglio come è fatta e le sue funzioni principali. L'app di PowerVision è davvero ben fatta. Ci sono diversi tutorial che vedete già qui in prima pagina, ma che potete andare a richiamare premendo sul tasto qui in alto. Se clicco poi sull'icona della fotocamera entro proprio nel vivo dell'applicazione. Qui in basso notate le solite icone che trovate anche nelle varie applicazioni per fotocamere, come il tasto di avviamento del video oppure di scatto della foto, la galleria, la regolazione automatica o meno del colore, eccetera. Qui in alto ci sono le altre icone, come ad esempio l'attivazione della fotocamera attraverso i gesti, che adesso vi farò vedere, davvero interessante, ma anche l'attivazione del flash o delle altre impostazioni. Se io facessi così con le dita, dovrebbe partire il countdown per lo scatto della foto. Se io invece faccio il gesto della L con le dita, parte subito il countdown per girare un video che poi alla fine posso stoppare sempre rifacendo lo stesso gesto. Se io invece faccio il gesto del 5, la fotocamera comincia a seguirmi con il tracciamento del volto. Per disattivarlo mi basta fare lo stesso gesto e quindi la fotocamera è ferma. Se io invece spingo sui 3 puntini qui in alto, mi si apre il menu con le varie funzioni. Quella più interessante è questa qui in basso, che è la calibrazione automatica del gimbal, che posso avviare e quindi il gimbal si calibra in modo automatico. Nel caso poi non fosse perfettamente calibrato, si può farla anche manualmente con quella fine. Basta cliccare sulla voce qui in basso e poi modificare manualmente la calibrazione del gimbal. Di funzioni ce ne sono tantissime altre, ma ovviamente non c'è il tempo per spiegarle tutte. Questo è davvero un gimbal completo dalle tante sfaccettature. Nella prova sul campo questo gimbal è davvero esagerato. La funzione di tracciamento del volto è davvero eccezionale. Ho provato a fare un test in casa come se volessi girare uno dei miei soliti video ed è stata veramente eccezionale. L'accuratezza con cui il gimbal mi seguiva in tutti i miei movimenti era davvero superiore. Ovviamente ho provato anche ad eseguire delle riprese in movimento per vedere come si comportava e anche qui la stabilità è stata davvero ottima, così come potete vedere la differenza tra le riprese fatte col gimbal e quelle senza. In definitiva ho trovato questo stabilizzatore davvero ottimo. Le funzioni sono tantissime come avete potuto vedere e tutte quante molto interessanti. Vi lascio in descrizione di questo video tutte le informazioni, i vari siti su cui potete visionare o acquistare il prodotto e ovviamente anche le promozioni dedicate ai miei follower. Detto questo, vi ringrazio per essere stati qui insieme a me a conoscere questo fantastico prodotto e quindi io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul canale di Street Level Photography.